Sela, abbiamo deciso di dare vita a questo dialogo in un luogo significativo per la tua poetica artistica. Ci troviamo nel giardino della Galleria Michela Rizzo di Venezia, in cui ha avuto luogo nell'ottobre del 2016 una tua performance, Penelope. Non è la prima volta che opti per uno spazio esterno con ambientazione performativa. Ricordiamo infatti il Gioco del Mondo nei giardinetti della Biennale durante la 50esima edizione del 2003 e Carnal Manifesto al Regent's Park di Londra nel 2011. Raccontaci l'importanza del giardino nel tuo lavoro. La presenza degli spazi aperti, anche in contesti più o meno naturali, più o meno artificiali, penso si sia rivelata dalle primissime opere che ho costruito. L'installazione ricordo Luces de Sofia nella mia città natale, Campana, in Argentina, a pochi chilometri da Buenos Aires, segnalava già questa cosa. Un monumento, un po' una rovina, un reperto archeologico molto evocativo per la mia ricerca, era completamente avvolto dall'esuberanza del giardino, rigoglioso, che anche aveva coperto parte di questa costruzione, che io ho evidenziato con l'utilizzo della luce e la prima performance dove si riduceva a una lettura poetica. Poi gli anni sono passati, è subentrata un'ulteriore consapevolezza. Hai menzionato la Biennale, dove in qualche modo non solo i giardinetti che c'erano stati assegnati ai colleghi e me hanno spalancato una possibilità di percorrere altri piazzette, campi, giardini più nascosti, dove questi giochi, mondi, rachuelas, diciamo noi in spagnolo, sono avvenute. E per proprio sbarcare in una conversazione molto importante per me con Michela, dove si parlava di Penelope, questo long term project che è nato nel 2008 sotto forma di fotografie e video, e che in questo passaggio è stata Michela a segnalare il giardino, questo giardino dove c'è un alberello di melograni, per presentare fuori dallo studio, in completa esposizione mia anche, e della modella e dei frutti che formano parte della mia ricerca, e il melograna per Penelope è un elemento fondamentale. Questo happening, questo incontro. Il progetto va avanti molto lentamente negli anni, e studio ogni giorno, ogni anno come rappresentare questa intenzione. Ritornando alle performance menzionate, ricordiamo anche l'esposizione Fresh and Spirit alla chiesetta di San Giorgetto di Verona nell'autunno del 2015, in cui presentasti un trittico composto da una videoinstallazione, una performance e una scultura di cristallo. Anche in questa occasione, come nella recente performance Penelope, sono presenti delle interpreti femminili. Notiamo che negli ultimi anni l'intervento corporeo si fa sempre più presente nei tuoi lavori. In che modo e con quali motivazioni è importante la presenza umana nella tua poetica? Non è una domanda facile. Ad ogni modo è talmente importante che è stata sempre presente nella sua assenza. Pensa che i miei primissimi video portano il
titolo del El Comensal, il commensale, un commensale che non c'è, che non si vede, che non riesce comunque a consumare, che non si sa chi è anfitrione o chi potrebbe essere questo ipotetico ospite. Questi banchetti che parlano sempre di una presenza, di un'evocazione molto esplicita. O la serie, penso, Los Regalos, dove comunque una persona omaggiata che non riesce a cogliere un dispendio di questi doni, non si sa chi li riceve, chi li fa, e la presenza comunque in termini formali di un arto molto timido, una mano, la punta di un piede e pian piano un volto, dei capelli, un soffio, fino a pochissimi anni fa, dove questa incorporazione, questa proprio, portare questa espressione proprio nella carne, esplicita, ecco, è comparsa. Ed è comparsa anche in un momento dove la mediazione del virtuale e del non umano quasi ha preso il sopravvento, per cui dopo aver lavorato molti anni con mezzi molto eterei ho sentito questo bisogno che, non so, con timidezza, già non come le performance, insomma, la sua nascita in quanto opere d'arte, no? Ma come una nuova manifestazione di questo esprit du temps, dove sembra esserci un'assenza, quindi sottolineare questa assenza nel mio lavoro la vedevo un ripetere un già detto, un già compreso, ecco, da tutti. Marcela, attualmente nel tuo profilo Instagram, Marcela Cernadas, sono presenti alcune immagini inerenti a una tematica ricorrente nel tuo lavoro, quella del cibo. Vuoi raccontarci qualcosa sui due progetti, Kitchen Project e Taste Map, e le motivazioni che ti hanno spinto a concentrare una parte della tua ricerca nel cibo? Allora, come artista visiva non posso ignorare il fenomeno delle reti sociali e della forma di rappresentazione e autorappresentazione che è storia dell'arte pura. Il problema del ritratto, dell'autoritratto, non è nessuna novità. Quindi in quel flusso ho pensato come lasciarmi andare al flusso, e con la mia ricerca, quasi una delle mie ricerche centrali, che come ben dici è interrogarsi sul cibo. E allora questa forma di rappresentazione e di autorappresentazione di ciò che mangio, ciò che scelgo per nutrirmi, per gratificarmi anche vitalmente ed esteticamente, non è altro che delle nature morte, bodegones, con gli elementi del quotidiano, delle cucine dei miei studi, dei miei viaggi, che non è altro che quello che avviene, insomma, per qualsiasi altro profilo della stessa rete che menzionavamo. E in qualche modo, per vincolare alla nostra conversazione a proposito di questa presenza umana, sentivo necessità di un'assenza totale,
Per cui questi autoritratti o ritratti del nostro tempo e di me stessa, del mio lavoro, c'è proprio l'assenza più totale di queste immagini. Si vede chiarissimo nel kitchen e si vede anche fortemente nel Tastema, dove soltanto delle parole, dei colori, in un'astrazione che, come ogni mappa o come ogni rappresentazione, insomma, mediata da una cartografia concettuale, fa questa comparsa in modo di pronunciare attraverso la parola che esce dalla stessa cavità, la bocca. Noi gustiamo, parliamo e conosciamo. Penso al sapere in quanto si sa attraverso il sapore. Conoscere e quindi in una forma astratta totalmente ho dato vita a questo progetto in un momento di un exploit assoluto della moda gourmet, dei viaggi alla ricerca del gusto, delle esperienze anche esotiche, come un artista che sono, insomma, come una risposta d'opera d'arte. E tutto questo, ripeto, attraverso il cibo, che è talmente importante per me che ogni forma di rarefazione, anche di lusso, anche di spreco, sono stimoli ancora molto presenti nel mio modo di attuare, di vivere e di sentire l'arte in generale. Benissimo, grazie Marcela per questo dialogo che è stato esaustivo. Io ringrazio te, al contrario, buongiorno.